Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amori e passioni di settembre 2024. A quanto pare c'è un'energia un po' titubante, mi verrebbe da dire, insicura e potrebbe anche essere solitaria, considerato l'eremita. Tenete presente che quando c'è l'eremita si tratta di una fase di introspezione dove si osserva quello che è successo nel passato per trarne un'esperienza. È comunque una carta di forte saggezza. Amici del Toro, andiamo a vedere come sarà il vostro settembre. Come vi ricordo sempre, le letture sono per un collettivo, quindi può essere che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due per adesso. Uno è un corso base di tarocchi e l'altro è un corso base sui chakra, di metafisica base. E trovate anche il link al corso di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a settembre 2024, questo mese. Bene, partiamo con un 6 di bastoni, 10 di bastoni, 9 di bastoni, 2 di coppe, la forza, abbiamo un re di pentacoli, una regina di coppe e un fante di spade. Parecchie figure in questa parte della lettura. Allora, ho cambiato lo schema di lettura, questo mi sembra più completo, dovrebbe essere un cuore, ragazzi. Ditemi poi voi nei commenti se lo trovate più esaustivo, più insomma approfondito rispetto all'altro schema. Io adesso inizio a spiegare carta per carta e ci saranno dei messaggi un po' generici sulle energie del mese, per qualcuno potrebbero risuonare, per qualcuno no. Dopo andrò a vedere, a fare le singole casistiche, quindi per i single, chi è in coppia, chi è in una relazione più o meno e via dicendo. Partiamo da questo 6 di bastoni, ragazzi. Devo dire che vi sento come in vetta alla cima, nel senso sul vostro, mi viene da dire, autoriconoscimento in questo caso. Potreste anche essere in un punto dove nella vostra vita personale state riscuotendo abbastanza successo, siete comunque, diciamo, accerchiati da persone che vi danno un certo tipo di valore. Andiamo a vederlo. 7 di bastoni. Io credo che abbiate comunque lottato per arrivare dove siete arrivati. 7 di bastoni, torre e regina di spade. C'è come qualche vittoria dietro l'angolo, ragazzi, che vi siete sudati, che presto arriverà e cambierà completamente le dinamiche. Ho come quest'idea, perché la torre rompe le dinamiche di comportamento, rompe quelle che sono le certezze che fino adesso abbiamo avuto. Però, siccome c'è anche una regina di spade, devo dire che c'è la possibilità di ricostruire in modo più logico, più razionale. Adesso parcheggiate di questa informazione, andiamo avanti e poi magari ci ritorno. Andiamo con i 10 di bastoni.
perché qui ho come la sensazione che potrebbe essere collegato a questa torre, a quello che avete bisogno di lasciarvi indietro. 5 di bastoni. Sì, sento come se ci fosse stata una sorta di drenaggio, non si dice drenatura, ehm, a livello energetico, magari nel mese di agosto, e siete ancora proprio stanchi. Io ho come la sensazione che ci sia bisogno di alleggerirsi, magari sì, di prendersi un tempo per sé, un tempo di riposo, un tempo di studi anche. L'eremita, come vi dicevo, osserva per certi versi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, che comunque è un'energia che si ripete ed è un'energia che mi parla di parecchia stanchezza, ragazzi. Stanchezza, probabilmente qualcuno a causa delle troppe responsabilità ha come dei ritmi da dover sostenere che stanno diventando un po' troppo elevati, probabilmente è possibile che qualcuno si debba occupare di più cose allo stesso tempo. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Ah, scusate, il 9 di spade è spiegato da un fante di... il 9 di bastoni è spiegato da un fante di spade e da un 2 di pentacoli, ok? La sacerdotessa per il 2 di coppe e la regina di coppe. È come se ci fosse una continua lotta in questo mese per ottenere un determinato traguardo. È come se doveste mantenere alte le barriere, cioè dovete monitorare da vicino una situazione o una relazione per far sì che si sviluppi in quello che voi volete. Ho come questa sensazione, perché poi abbiamo anche un 2 di coppe che è una bellissima carta, un punto di incontro, io sento che qui si troverà. Ma ho anche l'idea che ogni cosa arriva a suo tempo, quindi non serve alle volte attaccarsi ai dettagli, certe volte bisogna proprio lasciare andare. Diciamo imparare la moderazione, non arrabbiarsi per tutto, non fare la punta su tutto. Abbiamo la luna per la carta della forza e una ruota della fortuna. È come se cambiassero le prospettive a un certo punto. Andiamo avanti, vediamo il re di pentacoli. Perché io ho come la sensazione che vi siate messi come in testa un certo tipo di obiettivo e stiate facendo di tutto per ottenerlo. L'obiettivo può essere uscire con una determinata persona, piuttosto che incontrarla, piuttosto che, non lo so, creare un determinato progetto all'interno della relazione. Vi siete messi in testa questo obiettivo X, state lavorando per ottenere come dei risultati e questo vi sta drenando perché comunque ci sono tanti pesi, tante responsabilità, tante cose di cui occuparsi, tante cose da tenere sott'occhio, ma ho come anche la sensazione che questo non vi faccia bene, che a un certo punto si debba un attimino lasciare che le cose vadano come vadano, perché nonostante tutto, c'è una frase buddista che dice se anche tu ti siedi, l'erba continua a crescere. Quindi, nonostante tutto, anche se voi smettete di fare tutti questi sforzi che vi stanno effettivamente denutrendo, vi stanno facendo disperdere delle energie, io sento che una concretezza di base la relazione ce l'ha, o questa conoscenza, o quello che non riuscite a focalizzare è che certe volte basta il centro, la concretezza e non c'è bisogno di tutti i ricami e il contorno intorno. Andiamo a vedere ancora una carta per il re di pentacoli. Per concretezza io intendo quando una persona c'è, quando, chiaro,
come vi posso dire, in un modo moderato, quando vi fate sentire durante la giornata e la persona, nonostante magari sia al lavoro e non possa normalmente rispondere al telefono, trova quei 2 minuti per mandarvi un SMS o un WhatsApp indietro per la serie ci sono presente, magari vi risponde non posso adesso, ci sentiamo dopo, però vi fa capire che c'è. È quel tipo di concretezza. Ancora una carta per il re. Ed è anche uscito il sole, ragazzi, quindi si può parlare proprio anche di una relazione ispirata alla fiducia, all'apertura, alla purezza, mi viene da dire. E se non avete nessuno, credo che qui la cosa che manchi, perché siete tanto stanchi, e quindi vi manca un po', come dire, la voglia di divertirvi, o come la sensazione che dobbiate prendere la vita un po' più con filosofia, senza mettere l'accento sempre troppo su quello che dovete fare, su quello che vi pesa fare, sulle lamentele, insomma. Le lamentele sono una delle tecniche per trovare le nostre credenze limitanti. Quindi vedere dove noi ci lamentiamo ci permette di individuare, di osservare dentro di noi da dove arriva la lamentela, qual è la credenza limitante. Questi comunque sono tutti i temi che spiego nella sezione degli abbonamenti. Allora, andiamo a vedere la regina di coppe spiegata da un asso di bastoni. La regina di coppe ce l'avevate già anche qui, è caduta una carta, la recupero, e 2 di spade. Voglio andare a vedere anche il fante. Abbiamo un 3 di bastoni e un asso di coppe. Anche questo asso come questo è capovolto, ragazzi. Allora, per certi versi vedo la fine di un capitolo e l'inizio di un nuovo capitolo, come se ci fosse, ripeto, questo obiettivo da raggiungere che potrebbe essere magari fonte di stress durante questo mese, ma ho come l'idea che se riuscirete a moderare gli impulsi passionali, e per impulsi passionali non intendo solo quelli in orizzontale, ma anche quelli proprio di rabbia, gli istinti di reazione, l'impulsività proprio, sento che le cose cambieranno. Cioè è un po' come se riusciste ad ammorbidire un pochettino tutta la situazione. Vi dico, qui si tratta di diventare osservatori delle dinamiche di comportamento. Tenete presente che l'eremita è colui che ha già un vissuto alle sue spalle e quindi ha già l'esperienza, le conoscenze e la consapevolezza dei passi che ha fatto e di quelli che quindi è giusto fare. Quindi in un certo senso voi lo sapete. Mi viene da dire con questa regina di spade metteteli nero su bianco. Cosa devo fare per voglio ottenere questo obiettivo? È raggiungibile? Una cosa che vi posso dire io per quello che riguarda il raggiungimento degli obiettivi, quando l'obiettivo è tanto grande e molte volte le persone si fanno anche spaventare da questo obiettivo enorme, voi dividete l'obiettivo, cioè l'obiettivo finale è qui, però in mezzo ci sono altri punti di arrivo che potete prendere come obiettivi, diciamo così, minori. Spaventa un po' meno e soprattutto sembra più raggiungibile, concretizzabile. Allora ragazzi, partiamo dai single. Vi dirò, a parte che qualcuno credo che sia diventato single da poco, e tra l'altro l'eremità è una carta che mi parla di single e anche se siete in una relazione può parlare un po' del fatto di sentirsi soli all'interno della relazione, però comunque c'è come una sorta di taglio con questa torre, una caduta delle credenze, un restyling a livello mentale, di tutto quello che drena, ok? Perché qui sento che fate fatica ad uscire, fate fatica a lasciare indietro certe cose, cioè tipo
ho questo peso, questa responsabilità, devo accudire, devo far fronte a questa responsabilità, finché non sono a posto, non mi permetto di divertirmi, non mi permetto di riposarmi, è un po' questo il mood di settembre che sento. Però vi dico, nonostante tutto, sento che potreste conoscere una persona, potreste fare un incontro, mi verrebbe da dire magico quasi quasi, perché è una persona con la quale potrebbe nascere un qualche cosa. Mi raccomando, moderate l'impulsività, però è una persona che sento concreta, è una persona con la quale si può parlare, ripeto che è presente, con la quale ci si può anche divertire. Adesso dipendendo da che età avete voi, potrebbe anche essere più grande di voi, o della vostra età, dipende da che età avete. E quindi voglio dire, si prospetta un'ottima conoscenza che potrebbe essere sia un'amicizia, o meglio partire magari come un'amicizia e poi diventare una storia, o anche il contrario, partire come una storia e poi diventare un qualche cosa di più ampio, un'amicizia che dia modo di sperare in qualcosa di futuro, mi verrebbe da dire. Per quello che riguarda le coppie, ragazzi, allora, qui c'è parecchia roba in ballo, secondo me. E molti sono stanchi. Adesso dipende se siete stanchi dalla vita in generale o dalla routine della coppia, magari è un momento di bassa vibrazione. Però sento che anche voi avete bisogno di divertirvi all'interno della coppia, di ritrovare l'entusiasmo, di ritrovare anche la passione, se vogliamo. Non è solo la passione, perché anche quella c'è bisogno di rinvigorire, la passione orizzontale. Però si tratta proprio del facciamo appassionatamente insieme qualcosa, cosa ci appassiona come coppia, cosa come coppia ci fa crescere, quale tipo di anche hobby possiamo coltivare insieme per creare un'unione aggiuntiva, mi verrebbe da dire, all'interno della relazione. Tutto sommato non andrà male, sento solo comunque un po' di stanchezza e c'è come una sorta di rivalutazione, ehm, prima attraverso l'osservazione, è come se si comprendesse un valore profondo del sentimento che c'è tra voi due, indipendentemente da quanto orizzontali ci si mettano. Perché continuo a parlare di questa cosa? Perché vedo che settembre sarà un mese di floscio, un po' moscio, diciamo. E quindi, insomma, utilizzate la vostra energia in altri settori. È come se si prediligesse la parte romantica della relazione piuttosto che la parte passionale, ecco. Allora, se siete in una relazione indefinita, non ben definita, dunque ragazzi, io non so quale sia l'obiettivo che vi siete messi in testa, ma qua ho come la sensazione che non sia lo stesso obiettivo dell'altra persona. Questa torre potrebbe farmi pensare al fatto che vi cadranno certe le braccia, per certi versi, tipo, ah, ma allora non vogliamo le stesse cose. Sento come un tentativo di trascinare l'altra persona dietro di voi, di creare insomma quel tipo di relazione che voi vorreste. Ehm, e qui quello che vi consigliano le carte, anche qui, è di rinvigorire, cioè è come se la relazione avesse bisogno di essere nutrita sotto altri aspetti, che non sia la camera da letto o che non sia il romanticismo futuro, cioè pensa in un futuro come saremmo felici o cose per lo stile, pensa quando raggiungeremo X risultato, cioè è un po' perché comunque si finisce con un fante di spade. Il fante di spade è qualcuno che tiene d'occhio. Quindi ho come la sensazione che dobbiate proprio farvi un esame di coscienza e tenere d'occhio sia le vostre dinamiche di comportamento, soprattutto dove reagite impulsivamente, perché quando si reagisce in modo impulsivo
È un po' come una reazione a una nostra paura certe volte, quindi può essere interessante osservare i propri comportamenti, ma soprattutto quelli dell'altro. Io non lo so come andrà a ottobre, però diciamo che le basi per questa relazione sono più un'amicizia che non qualcos'altro. Se siete in separazione, ci sono dei temi ancora che pesano da dover affrontare. Può essere che siate in separazione e vi sentiate o no, però comunque è come se ci fosse qualche cosa dentro che appesantisce l'anima, come vi posso dire. C'è la voglia magari di rivedersi, però è come se la cosa in questo momento, in questo mese, non fosse ancora pronta per o ripartire o anche qui vi dicono rimanete in osservazione delle dinamiche di comportamento, destrutturate certe dinamiche di comportamento e qui fa riferimento alle vostre, perché l'eremita siete voi che state analizzando. Guardate che carta c'era sotto l'eremita di nuovo, guardate ve lo metto qua. Bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per vedere quali sono i consigli finali. Seduzione. Ma sì, ma infatti ve l'ho detto, c'è come una sorta di flirt, soprattutto per i single, lo sento. Ah, parla anche di ganci e di terze parti. Fatemi vedere se ci sono terze parti. E dipende, se siete in una relazione già abbastanza consolidata, effettivamente potrebbe esserci qualche tentazione. Comunque parla di attrazione, di flirt e di appuntamenti. E qui vi dico che avete anche il 2 di coppe, che parla comunque di incontri. Ultimo oracolo. Carta numero 3, Asteria. La chiarezza che sto cercando è rivelata a me attraverso l'osservazione. È che è la propria luce interiore qui, l'eremita, e qui anche c'è come una sfera. Carta numero 30, sono 2-3 tra l'altro. Sono in pace nel momento presente. Guardate ragazzi, quando si pensa troppo al passato, si rischia di rimanere nella tristezza, nella disperazione, alle volte anche nella depressione, e quando si pensa troppo al futuro si inizia a patire, diciamo, di ansia. Quindi il modo più sano per rimanere in equilibrio è vivere nel momento presente in modo zen, nel qui e ora. Bene, cari amici del Toro, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con i commenti se vi sembra insomma più completa. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, mi mandate un'email e io vi rimando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, se volete, diciamo così, approcciarvi a un punto di vista più ampio, che non siano solo le credenze, potete abbonarvi al canale, lì tratto temi sia di metafisica sia sulle credenze limitanti. Diciamo che do tecniche per riequilibrare corpo, mente e spirito, quindi in modo olistico la persona. È una sorta di scuola, se vogliamo, che condensa tutto quello che ho imparato io in tutti questi anni di studi e l'ho rimesso in un ordine che sia, diciamo, semplice per capire determinate cose, ok? Comunque i titoli dei video si vedono, quindi se avete piacere di saperne di più potete entrare nelle playlist che hanno le copertine lilla e dare un'occhiata. Anche le playlist sono numerate, quindi vanno ascoltate poi in ordine di numero. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!